Mi chiamo Giampiero Feliciotti. Quando è arrivata la scossa ho ancora impressa la corsa di tutte le persone, le coperte soprattutto e le urla, e poi i sedili della macchina dove abbiamo dormito per tanto tempo. La sofferenza e il desiderio di tornare alla normalità ha modificato la personalità di ciascuno di noi. C'è stato innanzitutto uno sbarco, se mi si può passare il termine, che lo Stato ha voluto fare portando via tutti verso la costa, creando uno squilibrio interno, un senso di dolore per tutte le nostre aree rimaste vuote. Ci siamo sentiti persi ancorché ci dicevano che non vi faremo mancare il nostro aiuto, non vi lasceremo soli. Nel 2024 uno Stato ancora non è in grado di prendere delle decisioni e mette in atto dei provvedimenti che di fatto è uno sperpero di quattrini e non risana gli animi. Tutti gli abitanti, tutti quelli che hanno resistito stanno dimostrando veramente una forza di resilienza enorme. Io credo che in questo frangente la cultura sia stato un elemento che ha portato a dialogare sotto tanti aspetti e a scoprire il valore di questo nostro territorio. Le persone che attraverso la loro resilienza ci hanno mostrato e ci hanno fatto capire il valore del contesto e dei giacimenti culturali che questo contesto ha. Potrei fare degli esempi pratici su che cos'è un bene culturale. Siamo in mezzo a delle piante di ulivo. Attraverso le foglie di queste piante di ulivo, dei ragazzi di un paese qui vicino hanno creato un sapone. Quel sapone, messo nelle terme di Sarnano o di Tolentino, diventa un giacimento culturale e un bene culturale che genera economia. Gli agricoltori di 700 anni fa coltivavano lo zafferano. Oggi alcuni agricoltori sono tornati a coltivare lo zafferano e i figli e i nipoti di questi vecchi agricoltori con lo zafferano hanno creato il lucidalabbra, hanno creato la crema viso, quindi il bene culturale si è trasformato in bene fisico. Altri con le bucce della mela rosa, agli studenti sono stati portati a creare lo shampoo. Quindi vediamo che il bene culturale è di diverso tipo. Noi però siamo abituati nella stragrande maggioranza come cittadini a considerare il bene culturale il politico di Lorenzo D'Alessandro, magari a Serra Petrona, o di Giovanni Boccati a Belforte del Chienti, perché sono dei beni culturali fisici. Ma se andiamo a riflettere in quei beni culturali c'è la vita della società, c'è la resilienza che oggi questi ultimi residenti dopo il sisma ci stanno dimostrando. Io credo che la cultura sia la molla di una economia che ha 1000 sfaccettature. Il problema del sisma è tanto grave, ma la positività di questo disastro è stata la riscoperta di tanti valori che la quotidianità non ci fa scorgere. Il teatro, o questa forma di teatro che il progetto sta portando avanti ancora di più, è sicuramente un elemento di serenità, di ritorno a una vita senza secondi fini, di espletamento, di tirar fuori insomma tutto quello che uno con gioia vorrebbe dire ad un altro e vorrebbe mostrare ad un altro. Io credo che sia la forma più bella e che possa esprimere di più il desiderio di una persona di fare un dono ad un altro. È molto bello, e nel caso del progetto Improland credo che sia anche un aiuto per un ritorno a qualche cosa
di felicità, di serenità dopo tutto quello che c'è stato. È un momento delicato, è un momento particolare perché dobbiamo tornare a ridare serenità e non ne abbiamo la forza.